Pulisic sul dischetto, secondo me incrocia, vediamo. Ragazzi, ci siamo, seconda semifinale di questa AFC Super Cup tra Juve e Milan, la prima di Conceição sulla panchina dei rossoneri, ma adesso qualche chicchetta e ci vediamo in campo. Prima tecnologia, questa Skycam che viene sorretta da questi 4 cavi per dare la possibilità di prendere immagini molto più vicine e quindi rendere più immersiva l'esperienza della partita. La figata? Questa benchcam, che di solito è la netcam, quella che mettono dentro la porta, ma avremo la possibilità di avere delle riprese inedite, che ora vi farò vedere, di Conceição, di giocatori della Juve, giocatori del Milan in panchina. Figata. Ok ragazzi, vi sto per far vedere una figata, un drone acrobatico e un po' mi sto anche sotto. Bella la partita, bello tutto, ma la baracca funziona grazie alla sala regia, che adesso vi faccio vedere. Allora, entriamo e qui a sinistra abbiamo appunto la regia vera e propria, quella che decide le cam. A destra abbiamo i replay, i ragazzi che mandano tutti i replay, e poi lì in fondo abbiamo i ragazzi che si occupano di verificare se i colori chiaramente in TV sono tutti corretti. Ma andiamo via. È iniziata la partita, ci siamo, Juve-Milan. Non capisco questa cosa, dal momento in cui la Juve è entrata stanno fischiando, eppure ci sono tantissimi tifosi juventini. L'anno scorso, quando venni in Arabia, loro spiegarono che il fischio era un segno di rispetto, ma in questo momento penso che non ci sia rispetto, perché appena il Milan recupera palla esultano, quindi non lo so. No, infatti... No, mi sembrava strano, i tifosi juventini ci sono. Altra cosa, nella formazione titolare era messo Conceição, ma nel momento in cui siamo andati a vedere il warm-up, il riscaldamento, non era tra gli 11 titolari. Adesso da capire il perché, ma è stato cambiato veramente all'ultimo, perché ci avevano dato le formazioni e lui c'era. C'è altra cosa molto curiosa, ci sono 3 terzini in campo, ovvero Emerson che gioca terzino destro, Theo terzino sinistro e poi c'è anche Jimenez che sta giocando alto tra Morata e Pulisic, cioè tra Morata a sinistra e poi al centro c'è Morata e a destra Pulisic. Molto curiosa come cosa, e vediamo un attimino il perché, proviamo a capirlo perché in questo momento sono un po' confuso. Tomori, che ha giocato veramente poco con Fonseca, con Conceição gioca. Perché gioca? Almeno la mia lettura è questa. Conceição è un allenatore che vuole la linea molto alta, di conseguenza Tomori è un giocatore che comunque può dare dinamicità e può tenere appunto la linea come vuole lui, vuole riaggredire subito gli avversari, e infatti a fianco c'è Ciao, un giocatore un po' più macchinoso, ma se affiancato a uno veloce può avere la capacità di mantenere questa linea. Un altro personaggio che è rientrato, che è lì, che è Bennacer in mediana con Fofana, per dare la possibilità a Reinders sì un po' di tornare ma anche di offendere molto, e lo vediamo sia al centro che sul centro-sinistra. Reinders è molto interessante. Ragazzi, 1-0 ha segnato Yildiz, ma di chi è la palla per il turco? Di Thuram, che continua con il suo stato di forma pazzesco, e Yildiz però la mette benissimo sul primo palo, e poi quel giocatore che secondo me deve incidere in quel modo, deve attaccare proprio quello spazio, e spesso e volentieri non riceve palla lì col taglio, ma la riceve un po' più esterno e cerca lui l'1 contro 1. In questo caso lui ha tagliato, bellissima palla alle spalle di Theo Hernandez, e sul primo palo gol, 1-0.
Ragazzi, divertente il siparietto di Conceição che prende la borsa e il frigo, se lo porta avanti da solo, si siede, poi prende una bottiglietta, mette via il frigo e non riesce a star fermo, cammina avanti e indietro per la panchina. Un'altra cosa molto interessante è che anche in Arabia Thiago Motta ha la sua area, la bottiglietta se la piazza sempre all'angolo. Secondo me questa è un po' di scaramanzia, però vediamo. Non c'è bisogno neanche di aspettare 60 secondi, dopo 49 Yildiz ha già la possibilità di fare 2-0, tira a incrociare, ma non entra. Non è vero, ragazzi. Ucho Gaucho Mecchegnino che ha fatto un stop di petto, sombrero, cambio di campo, ma proprio, cioè, ma che cosa ha fatto? Molto curioso il fatto che si sia accasciato Tammy Abraham, ma nel momento in cui stava per entrare lo staff medico, Maignan ha detto no, non entrate, perché aveva capito che effettivamente magari non si era fatto niente e non voleva perdere tempo. Bravo! Allora ragazzi, Pulisic sul dischetto, secondo me incrocia, vediamo. Curiosa l'esultanza, non esultanza dei giocatori del Milan che sfruttano l'occasione per stare insieme e parlarsi. Come dire, questa cosa magari non va, proviamo a risolvere, proviamo a metterci meglio lì. Quindi è stata più un'esultanza di conseguenza, no? Abbiamo fatto gol, dobbiamo esultare per forza, ma la sfruttiamo. Ragazzi, neanche il tempo di dire supercalifragilisticexpialitosa che il Milan ha fatto il 2-1, deviazione, Musa, gol che trova non impreparato perché non era impreparato, semplicemente lo trova a controtempo, un Di Gregorio che ci ha provato fino all'ultimo. Hey guys, Christian